bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Questo tutorial è in collaborazione con Tresfere. Infatti oggi realizzeremo sciarpa e berretto che faranno parte della nuova collezione autunno-inverno 2021-2022. Per quanto riguarda i materiali ho usato 180 grammi di lamè carezza color grigio chiaro per la sciarpa e circa 90 grammi sempre di lamè carezza grigio chiaro per il berretto. Per quanto riguarda i punti ho usato due punti uguali, solo che alla sciarpa ho fatto un punto più traforato, ho lavorato meno maglie alte. Invece per il berretto, che lo volevo più coperto, quindi la parte della calotta della testa più coprente, ho fatto più giri di maglie alte e ho ripreso il punto traforato solo 2 volte. La sciarpa è larga 30 cm ed è lunga 180 cm. Come vedete è molto bello il punto, molto particolare, reso anche molto elegante dal filato che ha dei filamenti argentati intorno al filo. E per quanto riguarda il cappello, anche ha una sua particolarità. Sono molto caldi e molto morbidi. E adesso vi lascio al tutorial. Nell'info box vi lascio tutti i link per accedere ai filati e accedere allo shop delle Tresfere. Buona visione! Ecco qual è il filato del nostro progetto. Per la sciarpa e il berretto ho usato la lana carezza lamè nella versione grigio della Tresfere. Per quanto riguarda i gomitoli sono 100 grammi e il filo è lungo 380 metri, quindi ha una buona resa. La composizione è 97% acrilico e 3% di poliestere, però devo dire che come filato è veramente molto morbido. Il poliestere lo vedete nel lamè che è attorcigliato intorno al filo, quindi è per quanto riguarda i filamenti sono grigio più chiaro e nella lavorazione dà un effetto molto bello ed elegante. Gli uncinetti che sto usando per la sciarpa ho usato l'uncinetto del 4,5. Invece per quanto riguarda il berretto ho iniziato a lavorare la molla con il 4,5 e poi ho proseguito con il 4. Adesso però vi faccio vedere come realizzare la sciarpa. Per realizzare la sciarpa con l'uncinetto 4,5 e il filato la carezza lamè dobbiamo avviare una catenella che sia multiplo di 4. Nel mio caso sto facendo la sciarpa larga 30 cm, quindi devo avviare una catenella di 48 maglie. Quindi 48 è multiplo di 4, quindi se voi la volete più larga o più stretta tenete conto il multiplo. Inizio a mettere su le mie catenelle. Avviate le catenelle, adesso dobbiamo aggiungere 3 catenelle in più che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Dobbiamo lavorare una riga di maglie alte, quindi salto 1, 2, 3, nella quarta lavoro una seconda maglia alta. Vado a fianco e lavoro una maglia alta, a fianco un'altra maglia alta, quindi andiamo avanti a lavorare le maglie alte. Una volta che abbiamo finito la nostra lavorazione di maglie alte, giriamo il lavoro e facciamo un'altra riga di maglie alte, quindi iniziamo sempre con 3 catenelle. E lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Ci vediamo al termine della riga. Una volta che abbiamo finito i nostri 2 giri, iniziamo a lavorare il nostro punto. Iniziamo sempre con 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, e aggiungiamo una catenella di separazione. Adesso rientro nella maglia alta sottostante dove abbiamo fatto le 3 catenelle e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Salto una maglia, vado a fianco e lavoro una seconda maglia chiusa a metà.
salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Adesso mi ritrovo le asole sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutte le asole. Lavoro 3 catenelle di separazione. Dobbiamo ripetere le 3 maglie alte chiuse a metà. Quindi la prima la facciamo all'interno della maglia alta dove abbiamo fatto l'ultima maglia alta, quindi nella stessa ne lavoriamo 2 e facciamo in questo modo: rientro e lavoro una maglia alta chiusa a metà, vado a fianco, salto una, vado a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà, salto una, vado a fianco e lavoro una terza maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte insieme. Lavoro di nuovo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. La prima maglia alta la lavoriamo sempre dove abbiamo fatto l'ultima, quindi rientro dove ho l'ultima maglia alta chiusa a metà e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte insieme. Di nuovo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Quindi dobbiamo andare in questo modo fino a terminare tutta la riga. Maglia alta chiusa a metà, salto 1, maglia alta chiusa a metà, salto 1, maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte insieme. Andate avanti e ci vediamo al termine del giro. Arrivata al termine del giro, ripetiamo il nostro motivo. Quindi rientro nella maglia alta che abbiamo chiuso a metà e lavoro una maglia alta. Salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Salto 1, vado a fianco e lavoro l'ultima maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutti insieme. Lavoro una catenella e terminiamo nello stesso punto come abbiamo fatto inizialmente, con una maglia alta. Questo è il primo motivo. Adesso dobbiamo ripetere le maglie alte, quindi 2 giri di maglie alte. Lavoro, giro il lavoro, faccio 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, rientro dove ho la catenella di separazione e lavoro una maglia alta. Sulle 3 maglie alte chiuse a metà, una maglia alta. Dove ho le 3 catenelle all'interno 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Qui ho le 3 maglie alte chiuse insieme, lavoro una maglia alta e qui lavoro 3 maglie alte. Quindi alla fine dobbiamo ritrovare le maglie alte, lo stesso numero delle maglie alte iniziali. Quindi proseguite, ci vediamo al giro successivo. Arrivata al termine del giro, qui ho la catenella di separazione, lavoro una maglia alta e sulle 3 catenelle che risultano dalla nostra prima maglia alta lavoro l'ultima maglia alta. Adesso giro il lavoro e ripeto le maglie alte così come si presentano, quindi inizio con 3 catenelle, vado a fianco e lavoro una maglia alta, a fianco una maglia alta e ci vediamo al termine del giro. Adesso dobbiamo lavorare l'ultimo motivo e poi riprendere a lavorare di nuovo 2 maglie alte, il motivo e altre 2 maglie alte il motivo. Praticamente i giri che dobbiamo ripetere sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con quello che dobbiamo fare adesso. Quindi giriamo il lavoro. Lavoro a questo punto 2 catenelle che risultano una maglia alta chiusa a metà. Salto una, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta e chiudo poi tutte insieme. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Rientro dove abbiamo chiuso l'ultima maglia alta, nello stesso punto e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Salto una, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà.
Adesso chiudo tutto insieme. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Qui rientro e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutto insieme, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro, maglia alta chiusa a metà. Salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Proseguite questo e ci vediamo al termine del giro per farvi vedere come dobbiamo chiudere. Qui è saltato tutto, ve lo faccio rivedere e chiudo tutto a metà e 3 catenelle. Ci vediamo al termine del giro. Arrivati al termine del giro, come abbiamo iniziato con 2 maglie alte chiuse a metà, dobbiamo anche terminare. Quindi rientro dove ho chiuso, ho fatto le 3 maglie alte, rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta chiusa a metà, salto 1, vado sulla prima maglia alta e chiudo a metà. Adesso chiudo tutto insieme. Giro il lavoro e dobbiamo ripetere le 2 maglie alte, le 2 righe di maglie alte, quindi su questa maglia alta lavoriamo una maglia alta, quindi perché queste due risultano una. Vado all'interno delle 3 catenelle, lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Sulla maglia alta una maglia alta e dove ho le 3 catenelle lavoro 3 maglie alte. Al termine della riga invece dobbiamo lavorare 3 maglie alte all'interno delle 3 catenelle e una maglia alta sulle 2 maglie alte chiuse a metà. Comunque andate avanti e ve lo faccio vedere. Sono arrivata al termine del giro, quindi ho fatto le 3 maglie alte nelle 3 catenelle e una maglia alta sulle 2 maglie alte chiuse insieme. Adesso giro il lavoro e ripeto di nuovo il giro di maglie alte su ogni maglia alta sottostante. Quindi diciamo che il nostro motivo è questo. Molto bello, molto particolare. Una volta che facciamo il secondo giro dobbiamo riprendere dal giro numero 3. Quindi andate avanti con le maglie alte e vi faccio rivedere come iniziare il giro del motivo. Riprendiamo il motivo dal giro numero 3. Quindi dobbiamo ripetere iniziando con 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta più una catenella di separazione. Dobbiamo lavorare le maglie alte chiuse a metà. Rientriamo dove abbiamo lavorato le 3 catenelle e facciamo una maglia alta chiusa a metà. Saltiamo 1, andiamo a fianco, lavoriamo maglia alta chiusa a metà. Saltiamo 1, andiamo a fianco, maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudiamo tutto insieme. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Rientro nella stessa maglia di base, lavoro una maglia alta chiusa a metà. Salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutto insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Proseguite questo e vi faccio vedere come terminare. Terminato il giro, lavoriamo le ultime 3 maglie alte chiuse a metà, rientrando sempre nella maglia di base. Salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà, salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutto insieme. Una catenella e rientro nella maglia alta sottostante nella stessa maglia alta e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Adesso dobbiamo lavorare 2 giri di maglie alte. Quindi giro il lavoro, qui ho una maglia alta e lavoro 3 catenelle sulla maglia alta. La catenella di separazione, nella catenella una maglia alta. 3 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta e dove ho le 3 catenelle, 3 maglie alte. 2 e 3. E una maglia alta sulle 3 maglie alte chiuse insieme. Al termine del giro lavoriamo
una maglia alta sulle 3 catenelle, una maglia alta sulla catenella di separazione e una maglia alta sulla maglia alta sottostante. Quindi fate questo giro e il prossimo e vi faccio rivedere come lavorare l'ultimo giro del motivo e poi proseguite per la vostra lunghezza. Adesso ripetiamo l'ultimo motivo. Iniziamo con 2 catenelle che risultano la nostra maglia alta chiusa a metà. Saltiamo 1, andiamo a fianco, maglia alta chiusa a metà e poi 3 catenelle. Rientro nello stesso punto, maglia alta chiusa a metà, salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà, salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Chiudiamo tutte insieme 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta chiusa a metà, salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà, salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutto insieme e 3 catenelle di separazione. Dobbiamo proseguire questo motivo per la nostra lunghezza. Quindi molto semplice. Una volta che finiamo di lavorare il motivo dobbiamo lavorare 2 giri di maglie alte. Dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse a metà lavoriamo una maglia alta e dove abbiamo le 3 catenelle 3 maglie alte. E qui invece lavoriamo una maglia alta e 3 maglie alte nelle catenelle. Quando invece lavoriamo il motivo dove iniziamo con una catenella, con 3 catenelle che risultano una maglia alta e una catenella di separazione, lavoriamo una maglia alta sulla maglia alta sottostante e una maglia alta nella catenella. E sempre dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta e dove abbiamo le 3 catenelle, 3 maglie alte. Quindi proseguiamo questo fino alla nostra lunghezza. Sono andata avanti con la lavorazione per circa 180 centimetri, quindi ho ripetuto sempre i miei giri del motivo. Come vedete è molto bello, il filato dà una particolarità al punto molto elegante, quindi voi fate la lunghezza che preferite di più della vostra sciarpa. Io ho fatto 180 centimetri. Una volta che abbiamo finito e siamo arrivati alla nostra lunghezza, adesso dobbiamo rifinire solo i laterali. La parte di sotto non la rifinisco perché mi piace così come sta. Quindi una volta che avete finito i vostri giri, non tagliamo il filo, facciamo una catenella, filo sull'uncinetto e all'interno della prima maglia alta lavoro 4 maglie alte, faccio un ventaglietto di 4 maglie alte, 2, 3 e 4. Vado dove ho lo spazio disponibile, non vado molto lontano, lo spazio a fianco e faccio una maglia bassa, così non viene molto tirato e viene molto carino anche. Filo sull'uncinetto, qui ho lo spazio a disposizione, lavoro 4 maglie alte all'interno, 2, 3 e 4. Qui ho uno spazio, salto questo spazio, vado a fianco e lavoro una maglia bassa. Poi vi regolate voi quanto vi dovete spostare tra uno spazio all'altro. 4, 2, 3 e 4 e a fianco una maglia bassa. Quindi proseguo per tutta questa riga fino alla fine. Quando arrivo sull'ultima maglia alta faccio il mio ventaglietto, chiudo e spezzo il filo e poi riparto da questa parte sempre allo stesso modo. Quindi la parte finale la lascio in questo modo. Adesso vi faccio vedere invece come realizzare il berretto. Con lo stesso filato, per realizzare il cappello, iniziamo dalla fascia inferiore. Quindi noi dobbiamo iniziare dal bordo inferiore creando una piccola molla che decideremo noi quanto vogliamo lunga e
Quindi avviamo le nostre catenelle. Nel mio caso avvio, questo è il nodino iniziale, 20 catenelle. Questa è la prima, una seconda catenella, una terza catenella e vado avanti fino a 20. Questa risulta l'altezza della nostra fascia. Ovviamente se la volete fare più corta fate meno catenelle, se invece la volete più lunga per far rigirare di più il bordo del cappello, avviate di più catenelle. Una volta fatte le 20 catenelle aggiungo una catenella per poter voltare e dobbiamo lavorare in ogni catenella una maglia bassa. Quindi vado a fianco e lavoro una seconda maglia bassa, a fianco una terza maglia bassa e vado avanti fino a terminare la riga. Una volta che abbiamo finito questa riga, adesso dobbiamo lavorare in giri di andata e ritorno in maglie basse in costa retro. Quindi giro il lavoro, allungo leggermente l'asola, vado direttamente dove ho la maglia bassa, quindi questa è la prima, vado direttamente nella prima e lavoro una maglia bassa in costa retro prendendo la costina da dietro. Qui abbiamo tutte e due le costine, quindi prendo quella più esterna e lavoro una maglia bassa. Giro in questo modo il lavoro, qui ho tutte e due le costine, prendo quella più esterna e vado avanti fino a terminare la riga. Lavoro l'ultima maglia bassa e adesso giro il lavoro, allungo leggermente la solina che abbiamo sull'uncinetto, vado nella prima che è questa e lavoro sempre maglie basse in costa retro. Vado a fianco, prendo la solina più esterna, lavoro una maglia bassa, vado a fianco e lavoro una maglia bassa. Quindi andiamo avanti in questo modo fino a raggiungere la nostra circonferenza che è intorno ai 54-55 cm. Proseguite questo fino alla vostra lunghezza, quindi sono dei giri di andata e ritorno molto semplici. Io ho terminato la mia fascia ed è lunga 11 cm ed è larga un totale di 41 cm, però calcolate che questo punto è molto elastico, quindi se io allungo la fascia arriva a 54-55 cm. Lo faccio vedere. Quindi voi dovete sempre calcolare, mentre andate avanti dovete sempre misurare, piegate intorno alla testa e vedete quanta elasticità ci sta. Se la fate troppo larga rischiate di farla venire più larga e scendere, dà fastidio. Invece dovete calcolare qualche centimetro in meno. Una volta che avete calcolato, avete provato e vi rendete conto che va bene, pieghiamo a metà in questo modo. Adesso faccio vedere. E dobbiamo cucire con maglie bassissime, prendendo, allungo un po', la solina da dietro e anche la solina dall'altra parte. E adesso chiudo in questo modo. Vado avanti, prendo la solina più esterna e la solina più interna da questa parte e faccio delle maglie bassissime. Cercate di mantenervi morbide, altrimenti viene molto tirato. Quindi da questa parte e anche dall'altra parte prendo e chiudo, entro da questa parte e dall'altra parte prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Dobbiamo proseguire questa cucitura per tutta la lunghezza. Una volta che abbiamo finito la nostra cucitura, come vedete non si nota che qui abbiamo la cucitura, giriamo dal diritto. Quindi questa dove abbiamo fatto la cucitura in rovescio e questa è la parte del diritto.
A questo punto io cambio uncinetto, dal 4,5 lavoro con il 4. Questo per far venire una lavorazione più compatta. Per quanto riguarda la molla la volevo più elastica. Adesso noi dobbiamo pareggiare con delle mezze maglie alte intorno al nostro berretto, però dobbiamo tenere presente il multiplo che è di 4. Quindi mi alzo con una catenella, vado all'interno della maglia sottostante e lavoro una mezza maglia alta. Vado a fianco, mezza maglia alta, a fianco mezza maglia alta. Quindi man mano che lavorate le mezze maglie alte contate per avere multiplo di 4. Se non riuscite ad avere un multiplo di 4, fate qualche aumento, aggiungete qualche maglia in più. Andate avanti e ci vediamo alla fine, vi dico quante mezze maglie alte ho fatto in tutto. Nel mio caso ho fatto 64 mezze maglie alte. Adesso dobbiamo ripetere il motivo che abbiamo fatto alla sciarpa, solo che per quanto riguarda il berretto faremo più giri di maglie alte per farlo venire più coperto. Inizio con 2 catenelle, vado a fianco e lavoro una maglia alta, quindi in questo caso lavoro 4 giri di maglie alte e poi riprendo il motivo. Quindi lavorate questo giro e altri 3 giri di maglie alte, iniziamo sempre con 2 catenelle per non far venire la chiusura molto accentuata. Quindi iniziamo con 2 catenelle il giro successivo e maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Ripetete questo per altre 3 volte. Ho lavorato i 4 giri di maglie alte, adesso ripetiamo il motivo. Come ho detto all'inizio, il motivo non lo ripeto sempre perché il cappello non lo voglio far venire molto traforato. E iniziamo a fare le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi lavoro 2 catenelle, salto una, vado a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto insieme. Quando arriviamo alla chiusura facciamo la terza maglia alta chiusa a metà. 3 catenelle di separazione, vado a fianco, entro nella stessa maglia di base, lavoro una maglia alta chiusa a metà, salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà, salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutto insieme. 3 catenelle di separazione, rientro, maglia alta chiusa a metà, salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà, salto 1, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. Come vedete il punto non è cambiato, quindi andate avanti e ci vediamo al termine del giro. Sono arrivata al termine del giro e concludo facendo una maglia alta all'interno dell'ultima maglia alta che abbiamo fatto e adesso qui salto 1, mi ritrovo direttamente sul dove abbiamo iniziato, sulle 2 maglie alte chiuse insieme. Vado al centro e chiudo con una maglia bassissima tutto. Ed ecco, ho finito il motivo. Adesso dobbiamo lavorare di nuovo 4 giri di maglie alte e dobbiamo rispettare le maglie che abbiamo sotto, quindi con le maglie alte che abbiamo iniziato. Iniziamo sempre con 2 catenelle. Qui ne facciamo una, all'interno delle 3 catenelle facciamo 3 maglie alte. Qui lavoriamo una maglia alta e all'interno delle 3 catenelle 3 maglie alte. Proseguite questo, mi raccomando, contate le maglie, vi dovete ritrovare con le maglie alte che abbiamo iniziato. Ecco lavorato altri 4 giri. Ecco come si presenta il nostro cappello. Anche questo dà un effetto, il filato, al cappello molto elegante. Questo poi viene ripiegato in questo modo e la lavorazione è molto bella. Adesso dobbiamo riprendere il giro traforato. Io lo ripeto per l'ultima volta, quindi faccio solo 1 e 2 giri traforati e poi continuo per la lunghezza con maglie alte. Quando arrivo alla mia lunghezza inizio poi a fare le diminuzioni. Adesso facciamo il nostro giro traforato. Iniziamo, lo facciamo uguale a quello che abbiamo fatto sotto. Iniziamo con 2 catenelle, salto 1, vado a fianco e lavoro una maglia alta,
Alla chiusura terminiamo il nostro giro. 3 catenelle di separazione, rientro, lavoro maglia alta, salto 1, vado a fianco, maglia alta, salto 1, vado a fianco, maglia alta, chiudo e 3 catenelle di separazione. Quindi dobbiamo ripetere uguale al giro sottostante traforato. Una volta che poi terminiamo e chiudiamo il giro con una maglia bassissima, riprendiamo il giro con le maglie alte che devono essere uguale al giro delle maglie alte che abbiamo sotto, quindi lo stesso numero, e poi proseguiamo sempre a lavorare maglie alte. Io poi vi dico quanti centimetri ho fatto in tutto e vi dico a quanti centimetri dobbiamo iniziare a diminuire. Quindi finite questo giro, iniziate il giro di maglie alte e lavorate per i centimetri che vi dirò dopo. Sono andata avanti con la lavorazione e mi sono fermata contando da dove ho iniziato le mezze maglie alte un totale di 17 centimetri. Con la molla invece ripiegata sono un totale di 22 centimetri. Se casomai voi la volete più a cuffietta, fate qualche centimetro in meno. Adesso dobbiamo iniziare a diminuire. Iniziamo sempre con 2 catenelle e vado a fianco e lavoro una maglia alta. A fianco lavoro una maglia alta chiusa a metà e a fianco una maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte insieme. A fianco maglia alta chiusa a metà e a fianco maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutte insieme. Quindi questo giro faremo tutte diminuzioni. Vado a fianco, maglia alta chiusa a metà e maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte insieme. Ci vediamo al termine del giro. A questo punto, come vedete, la calotta si restringe un poco e adesso facciamo un altro giro di diminuzioni. Quindi ho chiuso con una maglia bassissima, faccio 2 catenelle, vado sulle 2 maglie alte chiuse insieme e lavoro una diminuzione. Vado sulle 2 maglie alte chiuse insieme e lavoro una maglia alta chiusa a metà, vado sull'altra maglia alta chiusa insieme e faccio un'altra maglia alta sopra chiusa a metà e chiudo tutto insieme. Quindi proseguo questo fino ad arrivare alla fine del giro, quindi avremo un'ulteriore riduzione della calotta. Su ogni maglia alta che abbiamo chiuso insieme risulta una, su 2 maglie alte sottostanti che risultano una, facciamo delle maglie alte chiuse a metà. Ci vediamo al termine del giro. Fatte queste diminuzioni, ecco come si è ridotta la nostra calotta. Come vedete, dalla forma bella arrotondata. E adesso, se volete, fate un altro giro di diminuzioni o altrimenti, come devo fare io, con l'ago faccio una cucitura per far venire la calotta con delle pieghe in questo modo. Quindi una volta che avete finito, tagliate il filo bello lungo, fate un nodino di sicurezza, adesso infilo l'ago e faccio una cucitura con l'ago e il filo. Entriamo dove abbiamo, in questo modo, dove abbiamo delle asoline che si sono formate, degli spazi che si sono fermate tra delle maglie alte, quindi infiliamo l'ago e tiriamo con il filo. Ecco qua. Una volta che arriviamo al termine della nostra, dove quando abbiamo inserito tutte nelle asole sono state tutte tirate bene, adesso tiro in questo modo e faccio delle piccole cuciture per chiudere bene il buchino. Come vedete,
cerco di prendere tutte le asole senza far sfuggire nessuna asola e stringiamo bene. Una volta che abbiamo finito, inseriamo il filo all'interno del cappello e nascondiamo il filo. Cercate di fare una cucitura bella stretta ed ecco il risultato. Questo è il nostro berretto con queste piccole pieghe. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto la sciarpa e il cappello, mettete un like e condividete i miei video. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto. Se vi va, potete farne parte. Grazie per la visione e ciao!